Si è concluso il 18 settembre il voto sui 38 articoli del DDL Sicurezza che dovrà andare al Senato. Bocciata la totalità delle proposte di modifica delle opposizioni. Introdotti 24 tra nuovi reati, aggravanti e inasprimenti delle pene. Il commento più importante sul DDL Sicurezza l'ha fatto proprio l'OSCE, cioè l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Del DDL dice: ha il potenziale di minare i principi fondamentali della giustizia penale e dello Stato di diritto. Minare i principi fondamentali dello Stato di diritto. Ma chi è a rischiare con questo DDL Sicurezza? Beh, chi vive marginalizzato, chi non obbedisce, chi protesta. Ecco chi rischia. Il DDL Sicurezza è una vendetta contro i nemici del governo, che con questa operazione diventano dissidenti, esattamente come nei regimi, cioè che chi critica, chi agisce criticamente è visto come un fuorilegge, un dissidente. Gravissimo. È l'inizio della democratura italiana, una cornice democratica entro cui il governo di estrema destra sta portando misure autoritarie. Ma addentriamoci nel DDL Sicurezza. Chi commette reati come minaccia o violenza o anche solo resistenza nei confronti di un agente subirà pene più pesanti. Ora, chi ascolta magari pensa, minacciare o fare violenza contro un agente è giusto che subisca pene, posto che già ci sono queste pene. Renderle più pesanti in realtà aumenta la forbice dell'arbitrio, ossia cosa viene considerata minaccia, cosa viene considerata resistenza. Se tu rendi questo tipo di comportamenti penalmente più pesanti, di fatto equipari una violazione della legge in nome di un atto politico, di una manifestazione, a un crimine più pesante. E cioè, in breve, se io faccio una manifestazione, se io faccio un gavettone, se io proverò a tenere un picchetto, vengo condannato come se spacciassi droga o come se facessi il palo per una rapina. Del resto, se andiamo a vedere, sempre per violenza, minaccia o resistenza, sarà un aggravante il fatto che il reato sia commesso per impedire la realizzazione di un'opera pubblica o un'infrastruttura strategica. Ecco qui svelato il motivo dell'inasprimento, l'arbitrio che vi dicevo. La pena è più grande e quindi l'arbitrio è più possibile, cioè se io manifesto contro un appalto, contro il ponte sullo stretto, oppure NOTAV, se io faccio una manifestazione, incorro in dei reati, già ci sono le leggi. Ma in questo caso sarà un aggravante il motivo politico. Se manifestate, se quindi violate la legge, farlo per motivi politici sarà un aggravante. Chi causa lesioni, anche lievi, a un pubblico ufficiale potrà essere arrestato in flagranza differita, cioè basterà che ci siano prove come una foto o un video. Anche qui chi ascolta dice, è giusto, se hanno fatto del male a un poliziotto e c'è una foto, io posso andarlo a prendere a casa. Questo già è possibile oggi, ma permette ancora una volta l'apertura di un'interpretazione arbitraria. Lesioni anche lieve cosa significa? Un gavettone, la possibilità di aver in manifestazione tenuto, per esempio, resistito a uno sfondamento, le dinamiche tipiche da piazza, dove ci sono già le leggi che possono portare le persone a un fermo o a un arresto, venendo in questo modo inasprite, portano che una foto banale di presenza in una manifestazione dove qualcuno ha agito in un certo modo possa significare l'arresto. Sono tutti reati disegnati per fermare l'opposizione, la critica, la piazza, le manifestazioni. E infatti arriva il blocco stradale. Restare fermi per strada o su una ferrovia in modo pacifico diventa reato punibile fino a 2 anni di carcere. 2 anni di carcere chi manifesta pacificamente e lo fa occupando un binario o facendo un blocco stradale. 2 anni di carcere. E, guarda caso, commettere un reato in una stazione ferroviaria sarà un aggravante, cosa che presumibilmente si applica anche al reato di blocco stradale appena accennato. Quindi il messaggio è chiaro: fermare i manifestanti ecologisti, trasformarli in dissidenti. La loro protesta
diventa un crimine. Attenzione, già ci sono le leggi per fronteggiare esagerazioni in quel senso, ma loro inaspriscono perché vogliono fermare la lotta politica, non aiutare la viabilità, la gestione delle strade o del sistema ferroviario. Non vanno in soccorso dell'utente, vanno nella repressione dell'oppositore. La Camera però vota l'articolo 19 che prevede un aumento delle pene se la violenza o la minaccia ai danni di un ufficiale o di un agente di polizia o di pubblica sicurezza è commessa al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica, come abbiamo detto. Ancora una volta, l'aggravante, la forbice dell'arbitrio si apre. L'obiettivo è rendere tutti i manifestanti potenzialmente dei fuorilegge e quando è necessario, per mezzo di arbitrio, si rende quel fuorilegge un prigioniero. Qua sembra quasi un messaggio scritto. E c'è una misura per impedire di manifestare contro, uno per tutti, il famoso ponte sullo stretto. Chi lo farà può essere arrestato. Qualunque forma di gestione, di contatto con la polizia sarà ascritto a violenza. Qualunque dialettica di piazza con la polizia potrà essere ascritto al reato di violenza. Il DDL sicurezza, di fatto, trasforma in illecito manifestare mediante l'ostruzione fatta col proprio corpo. Mettere il proprio corpo, quindi non offendi nessuno, cerchi di attirare l'attenzione su un evento, su una vicenda, cerchi di innescare indignazione col tuo corpo e fino ad oggi questo è stato un illecito amministrativo, punito con una multa sino a 4.000 euro. Invece ora arriva l'arresto. Gli agenti possono indossare body cam, portare armi private senza licenza e sui loro caschi non ci sarà il codice per identificarli, in caso denuncia di violenza identificati solo agli occhi della magistratura. Poi c'è il reato di resistenza passiva, dell'articolo 26. Il reato di rivolta nelle carceri si vuole impedire ai detenuti di denunciare o manifestare pacificamente, si intende, il loro disagio. Quindi scrive il DDL: chiunque all'interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti, commessi in 3 o più persone riunite, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. Quindi stiamo parlando anche di proteste pacifiche dentro le carceri. Occupazione abusiva di immobili. Anche questo è interessante. Introdotto un reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio. Sanzione va da 2 ai 7 anni di carcere. Interessante, però resta anche qui un sapore di arbitrio. L'annosa questione dell'immobile occupato abusivamente dai fascisti di Casa Pound nel centro di Roma, Civico 8, via Napoleone III, per ricordarci, su cui nessun esponente di governo ha mai ritenuto necessario intervenire e non verrà neanche in questo caso sgomberato questa occupazione abusiva. Lo scorso anno Casa Pound fieramente ha festeggiato 20 anni di occupazione abusiva. Cannabis light, gettare fumo negli occhi perché è finta la lotta alla droga che nel DDL non si fa. La Camera approva l'articolo 18 del DDL sicurezza che modifica la legge precedente del 2016 sulla promozione della coltivazione della filiera agroindustriale della canapa e vieta quindi anche quella light. Viene distrutto un comparto da 500 milioni di euro che niente hanno a che fare con le droghe. Occupa 30.000 lavoratori, incredibile. Non c'entra niente col narcotraffico, niente con la droga. La scienza ci dice che quindi si tratta di sostanze innocue, spesso usate per rilassarsi e per chi ha malattie croniche. Il ministro Lollobrigida non ha nulla da dire su questo. Poi SIM immigrati. Questa cosa è una follia. Tra i documenti da fornire per ottenere una SIM si prevede che gli stranieri extraeuropei debbano consegnare copia del titolo di soggiorno di cui si è in possesso. Cioè, niente permesso di soggiorno, niente SIM. Questo provvedimento è assolutamente razzista e tra l'altro genererà un mercato di SIM false che ovviamente sarà gestito dalla criminalità organizzata. È un dono fatto a loro. Ora, come vi ho detto, il DDL è passato al Senato, dove Matteo Salvini ha detto che il governo chiederà un canale di urgenza assoluta per velocizzare i tempi del via libero definitivo. Ma quale sarebbe questa urgenza? Beh, semplicemente si avvicina il varo delle grandi opere, quelle che faranno circolare denari per ottenere consenso per
perché arrivano le assunzioni in una fase di stallo delle assunzioni dell'economia, gli stipendi fermi e quindi circolerà denaro con questi appalti. Le imprese inizieranno ad avere un po' di ossigeno, visto la gestione fallimentare di questo governo che non ha saputo rilanciare l'economia. E allora solo le manifestazioni potrebbero accendere luce su questi appalti. E proprio queste manifestazioni, queste proteste, Salvini vuole criminalizzarle e bloccarle. Salvini sa bene, come tutto il governo, che con la stampa domesticata, la TV occupata e il dissenso criminalizzato, ogni loro affare è possibile. E sarà possibile ogni loro affare. I DDL sicurezza hanno il compito di contrastare la criminalità organizzata. E invece questo DDL le mafie non le sfiora nemmeno. Il terrorismo, la sicurezza urbana non si contrastano certo punendo con il carcere chi protesta pacificamente. Questo DDL ha un elevatissimo tasso ideologico. Non è affatto rivolto alla sicurezza delle persone o a migliorare la vita dei cittadini, ma a contrastare gli oppositori, rendendoli nemici politici. Per un governo democratico le opposizioni sono in dialettica politica. In questo caso, invece, vengono esclusi, perseguitati, attaccati. E di fatto aumenterà il carico per i tribunali, che sono già in drammatico affanno, e riempirà le carceri di nuovi detenuti, per reati, tra l'altro, di cui molti al momento sembrano decisamente in contrasto con lo spirito della nostra amata Costituzione.